Buongiorno amici, oggi vorrei condividere con voi alcune considerazioni, alcune domande che mi vengono come al solito e alcune peculiarità che si trovano nella preghiera del Padre Nostro. È la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi. Bisogna sapere innanzitutto che il Padre Nostro è in realtà una sorta di piccola raccolta, una summa di invocazioni, di preghiere che venivano usate dagli ebrei, venivano usate separatamente anche singole frasi, singole invocazioni o nella liturgia o alla fine della liturgia, e che ogni maestro aveva il diritto, aveva il potere di variare, cioè ne poteva aggiungere di nuove, ne poteva modificare di quelle vecchie, e quindi era un modo di rivolgersi a Dio che poteva essere variabile, e Gesù, in quanto rabbi, aveva questo, anche lui, questo potere di apportare delle modifiche. E in effetti, se volete, trovate molti riferimenti alle invocazioni ebraiche che corrispondono al Padre Nostro. Se ne trovano sia nell'Antico Testamento e se ne trovano anche al di fuori delle cosiddette sacre scritture, cioè nelle invocazioni ebraiche che non sono presenti nell'Antico Testamento. Il Padre Nostro è, diciamo, quindi questa preghiera che Gesù ha insegnato dicendo, siamo in Matteo capitolo 6, versetto 7, pregando poi non sprecate parole come i gentili, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Qui c'è un'affermazione importante che vedrete richiamo alla fine, perché c'è una peculiarità nel Padre Nostro che mai nessuno mette in evidenza. Sono sicuro che, quasi sicuro, che nessuno di voi è a conoscenza di questo fatto. Allora, nel versetto 8 dice: non siate come loro, il Padre vostro conosce le vostre necessità ancor prima che gliene facciate richiesta. Quindi il vostro Padre non ha bisogno delle vostre richieste, ricordiamoci bene questa parola. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. E in greco c'è pater emon o en tois uranois, che viene tradotto letteralmente nelle traduzioni interlineari: Padre nostro, quello nei cieli. Perché c'è bisogno di questa, mi chiedo io, di questa localizzazione di Dio? Dio non è ovunque? Eppure abbiamo visto molte volte nell'Antico Testamento che questa localizzazione ha un significato. Cioè, tutte le volte che nell'Antico Testamento si parla del cosiddetto Dio Padre, secondo la tradizione della Chiesa, lo si vede ben localizzato o arriva da parti ben localizzate. Pensiamo al libro dell'Esodo, dove è localizzato sulla montagna. Pensiamo sempre al libro dell'Esodo, dove gli ebrei, cioè gli israeliti, vedono Yahweh nei cieli girandosi verso il deserto mentre Aronne sta parlando loro. Pensiamo a Ezechiele che continuamente ci dice da che direzione e in che direzione va Yahweh con il suo mezzo. E quindi abbiamo un Dio che anche nel Nuovo Testamento è localizzato e dice quello che è nei cieli. Ora, una frase del genere, a me almeno, fa venire in mente una domanda. Ma se dico Padre nostro, quello che è nei cieli, vuol dire forse che ce n'è un altro che non è nei cieli ma che è da qualche altra parte?
per esempio, un suo rappresentante sulla terra? Perché altrimenti non c'è bisogno di identificare quello che è nei cieli. E noi sappiamo che nell'Antico Testamento si parla di Elion, che è il comandante degli Elohim. È colui che ha suddiviso il paese e ha assegnato le varie parti dei territori che lui ha suddiviso, le ha assegnati a Elohim diversi. Quindi qui ci si rivolge a quello che è nei cieli. Ed è chiaro, la traduzione non è mia, è la traduzione di quelle ufficiali. E già questo dà pensare, o comunque è in linea con quanto noi abbiamo visto molte volte nell'Antico Testamento. Poi si dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, di nuovo, come in cielo, così in terra. Ora io capisco la richiesta: sia fatta la tua volontà in terra, cioè gli uomini rispettino la tua volontà. Ma in cielo, chi c'è che deve rispettare la volontà di Dio? Le galassie? Le stelle? I pianeti? I sistemi solari? Questi hanno la facoltà di scegliere o di rispettare o non rispettare la volontà di Dio? Questi che hanno delle orbite predeterminate possono scegliere liberamente di cambiare orbita, supponendo che quelle orbite siano state definite da Dio. Quindi anche qui si fa una distinzione netta, precisa, tra ciò che è in cielo e ciò che è sulla terra, come se fossero due mondi in cui ci sono degli individui che devono rispettare la volontà del comandante in capo. Questo mi fa venire in mente anche il Salmo 24, quello che Monsignor Corrado Balducci utilizzava per dire che la Bibbia, l'Antico Testamento, credeva assolutamente nella vita extraterrestre, là dove si dice: la terra e ciò che contiene, il mondo e i suoi abitanti. Quindi anche lì c'è una distinzione netta tra la terra e ciò che contiene e il mondo con i suoi abitanti. Ora sarebbe una ripetizione inutile, perché la terra con ciò che contiene ovviamente comprende anche gli abitanti della terra. E invece l'Antico Testamento utilizza due termini diversi, Arez e Tevel, per indicare la terra e il mondo. E qui in questa preghiera abbiamo anche qui questa distinzione. Il Padre è quello che è nei cieli, quindi non è onnipresente, e c'è chi deve fare la sua volontà sia qui sulla terra che nei cieli. Questo è chiarissimo. Leggo la traduzione interlineare e quindi non è in un italiano perfetto. Sia fatta la volontà di te, cioè la tua volontà, os en urano, come in cielo, kai epiges, e sulla terra. La distinzione è inequivocabile ed è una distinzione che sarebbe assolutamente inutile. Poi prosegue: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quotidiano è indicato dal termine greco epiusion e spesso si è interpretato, anche i padri della Chiesa hanno interpretato epiusion distinguendo giustamente il termine nelle sue due componenti, epiusion, e dicendo che Gesù lì si riferisce al pane soprasostanziale, cioè al pane spirituale, non al pane
che noi siamo abituati a mangiare tutti i giorni. In realtà, per esempio, molti anni fa, durante scavi archeologici in Alessandria di Egitto, è stato trovato un bigliettino della spesa in cui si era segnato ciò che doveva essere acquistato e vicino al nome di uno degli ortaggi c'era scritto Epiusion, cioè comprare la quantità che serve per il giorno. Ovviamente non avevano i frigoriferi, quindi non avevano la possibilità di conservare con quel caldo per molti giorni e quindi bisognava di quell'ortaggio acquistare la quantità che serviva per il giorno. Quindi Epiusio non ha bisogno di interpretazioni particolari. La traduzione, che qui giustamente è indicata con quotidiano, risulterebbe essere la traduzione più corretta. Insomma, fai in modo che noi mangiamo tutti i giorni, cosa che non sempre era certa, perché le carestie erano sempre dietro l'angolo, c'erano sempre vari problemi, le guerre ovviamente portavano la fame e quindi chiedere di poter mangiare tutti i giorni era una richiesta fondamentale. Poi rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, questa traduzione li rimettiamo è una traduzione che non tiene conto del fatto che in realtà in greco c'è scritto os kai emeis afekamen, come noi, come è tradotto qui letteralmente, come noi li abbiamo rimessi, non come noi li rimettiamo. Ora, afekamen è nella forma del perfetto, che indica un'azione compiuta, già finita, già passata, già chiusa in sé, e quindi in realtà è rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo già rimessi ai nostri debitori. E anche questo è importante, non è una promessa, non è un noi rimetti i nostri debiti e noi comunque li rimetteremo ai nostri debitori. Noi lo abbiamo già fatto, adesso fallo tu con noi. Vedremo tra poco poi quanto sia importante anche questo aspetto. Quando Gesù indica di fare questa preghiera, in realtà si rivolge agli israeliti, non si riferisce a noi gentili, non si riferisce ai pagani. E chi è che lo dice? Lo dice lui stesso, perché quando manda gli apostoli a predicare il suo Evangelo, dice chiaramente: non andate dai pagani, né entrate in una città di Samaritani. Ora, i Samaritani erano disprezzati perché ormai non erano più israeliti puri da quando erano stati invasi dagli Assiri e quindi c'era stata questa commistione, per cui c'era sempre questa lotta tra i giudei puri, questa rivalità tra i giudei puri e i samaritani, che ormai erano considerati come una sorta di estranei rispetto ai giudei puri. Quindi dice: non andate dai pagani, né entrate in una città di Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa di Israele. E questo lo si trova anche quando lui incontra una cananea. Lui si stava trasferendo verso la zona di Tiro e Sidone. Siamo nel capitolo 15 di Matteo, al versetto 23, e la cananea si rivolgeva a lui perché sosteneva di avere una figlia posseduta dal demonio. Si dice: ma egli non le rivolse neppure una parola. Avvicinatisi, i discepoli lo pregavano: esaudiscila, vedi come ci grida dietro, cioè togliamocela, visto che puoi farlo. Ed egli: non sono stato inviato che alle pecore disperse della casa di Israele. Quindi riconferma il fatto che la sua missione
riguardava esclusivamente il popolo di Israele, i figli di Israele. Ma quella venne a prostrarsi davanti a lui e disse: Signore, aiutami. Ed egli: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Quindi per lui, qui il termine greco utilizzato, indica proprio i cuccioli dei cani. Quindi per lui i cananei erano cuccioli di cane, proprio perché, come abbiamo detto, si interessava soltanto dei figli di Israele. Sì, signore, la disse, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni. Allora Gesù replicò: Donna, grande è la tua fede. Fede qui in greco è reso con la parola pistis, che vuol dire fede, fiducia, confidenza, quindi scegliete voi la traduzione che più vi piace. Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. Da quel momento sua figlia fu guarita. Quindi qui si riconferma quello che stiamo dicendo, anche se apparentemente nel Vangelo di Marco, nell'ultima parte, si parla di una predicazione a livello universale. Nel capitolo 16, al versetto 15, Gesù disse ai suoi apostoli: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che in questo capitolo 16 i versetti dal 9 alla fine sono una aggiunta posteriore e quindi diciamo non hanno valore, nel senso che sono stati aggiunti dopo, sono stati aggiunti molto dopo e quindi in realtà questa missione universale pare un prodotto del cristianesimo successivo che ovviamente, come sappiamo, voleva estendersi e si è esteso poi per quanto possibile, insomma, quello che era allora l'universo conosciuto e che interessava ai predicatori. Ma siccome lui aveva anche detto che nessuno ha mai visto Dio, e lo dice nel capitolo 1 di Giovanni, Dio nessuno l'ha visto mai. Quando Gesù dice il Padre nessuno lo ha mai visto, ricordo che evidentemente si riferisce a un Padre diverso da quello dell'Antico Testamento. Si riferisce ad un Elohim diverso perché Yahweh, noi lo sappiamo, ce lo dice l'Antico Testamento con estrema chiarezza, è stato visto da molte persone, da Mosè in primis e poi anche dagli anziani di Israele e poi da Ezechiele e poi da altri profeti quando Elia viene portato via sul kavod di Yahweh, eccetera. Quindi Gesù si riferisce ad un altro padre e in effetti quando è sulla croce lui non invoca Yahweh quando dice El-I, che viene tradotto con padre mio, ma El non significa padre, dice El mio, perché mi hai abbandonato, ma si riferisce ad un El che evidentemente non è quello dell'Antico Testamento, altrimenti dovremmo anche dire che Gesù si è dimenticato del fatto che Yahweh è stato visto da moltissime persone, ma evidentemente non posso pensare, da conoscitore qual era lui dell'Antico Testamento e tutti i Vangeli ce ne danno testimonianza, non posso pensare che se ne fosse dimenticato, ma assolutamente invece posso pensare e ritengo di dover pensare che si rivolgesse ad un altro. Mentre Yahweh era sulla terra, lui si rivolgeva a quel padre che abbiamo detto prima era nei cieli.
ben localizzato in alto e non sulla terra. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è Lui che lo ha rivelato. Per la verità, in molti codici non c'è scritto l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, ma c'è scritto l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Allora qui siamo di fronte ad un'altra affermazione che è molto chiara. Lui dice andate e predicate soltanto ai figli di Israele, non predicate ai gentili, non predicate ai samaritani. Dio si rivela soltanto attraverso questa predicazione che è stata affidata a lui e lui a sua volta la affida ai suoi discepoli. In realtà Gesù dice parlatene solo ai figli di Israele, quindi tutti gli altri, visto che nessuno ha mai visto Dio, rimarranno per sempre esclusi. Di fatto Gesù in questo modo esclude milioni, miliardi di persone dalla possibilità di conoscere Dio, cioè esclude tutti quelli che non possono ricevere questa predicazione. E in effetti dice anche che loro non finiranno di percorrere tutto il territorio di Israele prima che arrivi il figlio dell'uomo. Capitolo 10-23 di Matteo: in verità vi dico, non terminerete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Quindi in realtà addirittura molta parte dei figli di Israele sono necessariamente esclusi da questa predicazione, perché loro non avranno neanche il tempo di andarla a predicare, di andare a raccontare la buona novella a tutti, perché prima arriverà il figlio dell'uomo. E questa era una cosiddetta profezia che ovviamente non si è rivelata e, come dice il teologo Sergio Quinzio, i cristiani sono encomiabili perché da 2000 anni rimangono fedeli ad una promessa che non è stata mantenuta. Proseguiamo con il Padre nostro. Abbiamo detto dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ora questa traduzione è stata cambiata ultimamente dalla Chiesa perché in effetti non ci indurre in tentazione è una traduzione che non piace, perché starebbe a significare che è Dio che induce in tentazione. E quindi la Chiesa l'ha cambiata inserendo e sostituendola con la frase non lasciarci cadere nella tentazione. In realtà abbiamo visto molte volte come le traduzioni vengano cambiate a favore della teologia cristiana. Questa volta la traduzione, che era giusta, viene cambiata in una traduzione sbagliata perché questa formulazione non piace. Ma in realtà in greco c'è scritto esattamente kai me eisenenkes emas eis peirasmon, cioè letteralmente non far entrare noi dentro il peirasmon. Ora, peirasmon è un termine greco che significa non solo tentazione, ma significa anche prova, cioè non metterci alla prova, perché loro sapevano benissimo dall'Antico Testamento che Dio spesso metteva alla prova i suoi per verificarne la fedeltà e se non rispettavano i suoi ordini, cioè se non superavano la prova, li puniva duramente. Per esempio nel libro dell'Esodo c'è una citazione quando sono usciti dall'Egitto e si trovano in una zona dove c'è una sorgente ma di acqua amara.
dopo che Mosè in sostanza riesce a far diventare dolce, quindi bevibile, quest'acqua, si dice là Yahweh impartì statuti e leggi e là mise il suo popolo alla prova. Nella nota è interessante leggere che Yahweh impartì agli ebrei alcuni precetti, tra i quali lo Shabbat, quello della vacca rossa, e quest'ultimo fa parte della categoria dei cosiddetti statuti Hukim, ossia quei precetti che, come spiega Rashi, non hanno alcuna motivazione logica e ai quali lo Yetzer Hara è quella pulsione nostra interna, quella tensione che ci porta naturalmente verso il male, verso la possibilità di cadere nelle tentazioni, e dice quindi ricorre a questi statuti privi di logica come comodi strumenti per spingere la persona a trasgredire. Hukim sono anche ad esempio il divieto di indossare indumenti in tessuto composto da un misto di lana e lino o quello di consumare carne di maiale. Ramban spiega che Mosè si limitò a insegnare questi precetti agli ebrei, ma non li impose come vere e proprie leggi, poiché altrimenti sarebbero state menzionate esplicitamente dalla Torah e introdotte dall'espressione ricorrente Yahweh disse a Mosè. Lo scopo era di abituare gli ebrei all'osservanza dei precetti e di metterli alla prova per vedere se li avrebbero accettati volentieri e con gioia. Quindi qui in realtà, in questa preghiera del Padre Nostro, gli israeliti chiedono a Dio non metterci alla prova, perché poi noi dopo non resistiamo alla tentazione, quindi poi verremo puniti. Difatti subito dopo dicono ma liberaci dal male, cioè dal male che consegue al fatto che loro non sono riusciti a superare la prova, ma sono caduti in tentazione. Ecco, questo è ciò che dice la versione più lunga del Padre Nostro, quella di Matteo, perché poi ce n'è un'altra, quella di Luca, che è più breve, e quindi per questo vi ho letto questa versione del Padre Nostro. Ma c'è un aspetto che, almeno a mia conoscenza, ovviamente, nessun sacerdote in realtà spiega, nessun vescovo, nessun appartenente alla gerarchia della Chiesa in realtà spiega quando parla della preghiera del Padre Nostro, perché la preghiera sarebbe una invocazione, sarebbe una richiesta e quindi anche con i verbi andrebbe, come dire, espressa con la forma del cosiddetto ottativo nella lingua greca, cioè per favore fai in modo che noi possiamo mangiare tutti i giorni, per favore fai in modo che noi non cadiamo in tentazione, cerca di fare in modo che la tua volontà o aiutaci a rispettare la tua volontà sia in cielo che in terra, questo è importante. Quindi ci sono individui in cielo che devono rispettare la volontà e individui sulla terra che devono rispettare la volontà. La vera peculiarità di questo Padre Nostro è che tutti i verbi sono nella forma dell'imperativo, cioè sono ordini. In realtà Gesù chiede non a noi, non a tutti noi, ma chiede ai figli di Israele di dare questi ordini a Dio, forma imperativa. Ora, com'è possibile pensare che degli uomini possano dare degli ordini a Dio? Io la risposta non ce l'ho. Quindi lascio a voi queste domande. Perché la distinzione tra cielo e terra? Perché Dio viene localizzato nel cielo e non si dice che è anche sulla terra?
Perché ci sono degli individui nel cielo e degli individui sulla terra che devono rispettare la sua volontà? Ma perché soprattutto bisogna rivolgersi a lui dandogli degli ordini? Perché questo è chiaro, la forma dei verbi, di tutti i verbi del Padre nostro, è l'imperativo. È una peculiarità alla quale vale la pena di riflettere e ovviamente, non volendo condizionare nessuno, lascio a voi la risposta. Ciao, grazie e alla prossima.